Partiti da Arnosan, proseguiamo il nostro viaggio ancora verso nord, costeggiando il Golfo di Botnia, e arriviamo nella zona dell'Höga Kusten, che in svedese significa costa alta. Un'area di oltre 1400 km² tutelata dall'UNESCO, che i geologi studiano attentamente da molti anni perché è interessata dal processo di isostasia. Uno straordinario fenomeno secondo cui la crosta terrestre di questa zona si sta alzando al ritmo di quasi 1 centimetro all'anno da 10.000 anni, ma di questo riparleremo in modo più approfondito davanti ad un panorama spettacolare. Ora stiamo percorrendo l'Höga Kusten-bron, il ponte sospeso più lungo della Svezia. Questa incredibile opera di ingegneria, costruita nel 1997 sopra un fiume, nel cuore dell'Höga Kusten, è lungo quasi 2 chilometri, ricorda il Golden Gate di San Francisco, è fra i ponti sospesi più lunghi di tutta la Scandinavia e guardarlo da questo punto panoramico è un grande privilegio. Molti turisti infatti si fermano per questa vista sul fiume, ma anche per raccogliere informazioni grazie ad un info point molto fornito. Attraversato il ponte e raccolto utili informazioni, percorriamo ancora pochi chilometri per raggiungere lo Skuleberget, perché vorremmo capire il motivo per cui questa montagna è considerata così speciale. Arrivati alla base della montagna e parcheggiato il camper, è possibile arrivare in cima a piedi, attraverso vari sentieri e vie ferrate, oppure prendendo una seggiovia si arriva a 295 metri di altezza in circa un quarto d'ora. All'arrivo della seggiovia, alcune passerelle di legno ci portano fino al limite dello strapiombo e, come dicevamo, la montagna su cui ci troviamo ora è da molti anni oggetto di studi inerenti al fenomeno dell'isostasia, iniziata 10.000 anni fa e tuttora in corso. Durante l'ultima glaciazione, lo strato di ghiaccio della calotta polare era spesso anche 3 km e copriva tutta la Scandinavia e parte del nord Europa. La crosta terrestre, schiacciata dall'enorme peso del ghiaccio, si abbassò in alcuni punti di ben 1 chilometro. Ma quando 10.000 anni fa il ghiaccio cominciò a sciogliersi, le rocce libere dal peso iniziarono a sollevarsi, inizialmente di 10 cm all'anno, mentre oggi il fenomeno continua ad un ritmo più contenuto di circa 1 centimetro all'anno, comunque fra i maggiori registrati al mondo. Per effetto di questo sollevamento isostatico, la cima della montagna sulla quale siamo oggi, all'inizio dello scioglimento, era solo una piccola isoletta, forse proprio quelle che ora noi vediamo in lontananza. Questa com'era nelle varie ere? Questo è come era 10.000 anni fa, sommerso dall'acqua. E questo è qui, Skuleberget, com'è oggi.
La montagna offre agli escursionisti varie opportunità per salire in cima o scendere a valle, attraverso sentieri di varia lunghezza e difficoltà. E poi c'è un percorso ad anello che parte dall'arrivo della seggiovia e ritorna ad una casetta dove fermarsi per un dolce e un caffè. Il sentiero ad anello, della durata di circa un'ora, non è difficile. Bastano un paio di scarponcini ai piedi e un po' di attenzione quando si cammina sulle rocce e si può godere così di una spettacolare immersione nella natura di questa montagna. Il percorso è ben segnalato, si è partito col pallino rosso e blu, adesso è diventato rosso e giallo, ma seguendo il pallino rosso si arriva all'arrivo della funivia. C'è anche un piccolo rifugio per dormire. Bello. Qua ci si può anche fermarsi a dormire. Godendo del bel panorama. C'è anche la stufa. Riprendiamo la seggiovia e ci godiamo ancora un po' questo meraviglioso panorama e arrivati a valle ci concediamo un veloce picnic. Volendo ci si può fermare anche nel campeggio, un po' spartano ma dotato di tutti i servizi essenziali, ma noi preferiamo proseguire il nostro viaggio.